Ehi tu! E cosa c'è ora? Che cattiveria, non ho ancora detto niente. E stai calmo un po'. E che cos'è? Dicevo, vorresti controllare un esercito potentissimo? La quinta missione dei non morti in Warcraft 3 chiamata La caduta di Silvermoon ti dà problemi e vorresti comunque batterla senza usare cheat? Odi talmente tanto Sylvanas che vorresti rubarle tutti i suoi beni, oltre alla sua anima, e usarli per devastare Silvermoon? A dire il vero, questa missione non è così difficile, però devo casare un po' il momento, altrimenti che video è? Parla, idiota. Come sei aggressivo? Cos'è, ti è morto il padre? Comunque, prima della dimostrazione è necessario un passo importante per la riuscita, ossia sconfiggere la base di Sylvanas che è, a mio parere, ciò che può rendere questa mappa un inferno. Ho perso un sacco di volte da piccolo a causa di quei maledetti messaggeri, ma con il cervello di un adolescente barra adulto ho capito perché. Perché facevo cagare. Sylvanas ha inviato un messaggero a Silvermoon. Quando succede per la prima volta, vi vengono donati i gargoyle, ottime unità volanti molto veloci e abbastanza potenti. La tattica ovviamente risiede nella loro mobilità. Quando un messaggero parte, voi dovete mandare immediatamente i gargoyle ad intercettare il balordo che sta facendo la sua passeggiata ogni volta che serve e nel frattempo distruggere la base di Sylvanas. Per quanto non sia la base più ben difesa al mondo, avere comunque 8 di cibo in meno occupato dai gargoyle non aiuta tantissimo. Ma con un po' di micromanaging non è poi così difficile. Ma la difficoltà è proprio legata alla distruzione della base blu. Per quanto possa piacere l'idea di estirpare ogni forma di vita elfica in questo bosco maledetto, o benedetto, dipende dai punti di vista, dovete fare in modo che qualcosa rimanga in vita. Specificatamente, almeno un bracciante elfico deve sopravvivere. Perché? Finisci. La pace della morte sarà l'ultima cosa che ti concederò. No, non oseresti. Perché ora abbiamo accesso alle Banshee, e le Banshee hanno un'abilità chiamata Possessione, che permette di prendere il controllo di un'unità nemica o neutrale di livello non superiore a 5. Tutto molto bello, ma perché dovremmo prendere il possesso di un lavoratore che non ha né danni né difesa, niente di niente? Semplice, lui può costruire. E non può costruire solo gli edifici di base, ma buona parte degli edifici elfici, come la loro caserma e i loro potenziamenti, per variegare un po' il vostro esercito. Ma la vera chiave risiede nell'altare dei re. Solitamente gli edifici della campagna vengono usati solamente dall'IA che segue determinate regole, quindi loro rigenerano gli eroi già presenti quando possibile per averli sempre in campo. Tuttavia, il fatto che loro addestrino solo gli eroi legati alla loro IA non significa che l'altare in loro possesso non permette di addestrare anche quelli base. Esatto, possedendo un bracciante elfico, potremo costruire l'altare dei re e addestrare gli eroi umani per combattere contro Silvermoon. Cominciamo a capirci. Oh, aspetta, non ho finito. Vedete, le regole di una partita normale di Warcraft 3 impongono un limite di 3 eroi addestrabili tramite l'altare, che è lo stesso numero di eroi disponibili, almeno in Reign of Chaos. Ma questa non è una partita normale, quindi segue regole diverse. In questa mappa possiamo addestrare eroi infiniti. Possiamo avere 3 paladini, 2 re della montagna e 3 arcimaghi, più un esercito misto di elfi e non morti per marciare su Silvermoon e polverizzare la patria elfica con le loro stesse armi. Questo porta a delle combo assurde ovviamente e non è chiaramente pensata per essere giocata così, ma noi siamo veterani. Morte agli infedeli! Finalmente. Ora che sai che puoi addestrare eroi infiniti nella quinta missione dei non morti in Warcraft 3, o se semplicemente hai trovato utile o divertente questo video, ti invito a iscriverti e a lasciare il tuo voto. Queste azioni aiutano un sacco a supportare il canale e ad ispirarmi a fare altri video come questo. Se avete qualche consiglio su glitch o trucchi veterani per vari videogiochi, come degli skip o dei metodi per diventare fortissimi nelle primissime ore di gioco, fatemelo sapere nei commenti e vedrò se riesco a farci un video sopra. Non dimenticate di seguire la pagina Twitch dove streamo dalle 2 alle 3 ore al giorno, salvo imprevisti annunciati, la pagina Facebook e il server di Discord. Ogni link lo trovate in descrizione. Grazie mille e alla prossima!